Scusi, non è che per favore potrebbe chiudere un occhio? Non andavo così veloce. Chiudere un occhio? Ma che significa in italiano chiudere un occhio? Oggi ti presento il nuovo modo di dire in italiano chiudere un occhio. Sai cosa vuol dire? Ti ricordo che ogni settimana esploriamo un nuovo modo di dire in italiano. Infatti ti lascio qui la playlist in cui sono raccolti tutti i modi di dire in italiano. Conoscerli ti aiuterà ad arricchire meglio la tua comprensione dell'italiano, ma soprattutto a sembrare un vero italiano quando parli. Se non l'hai ancora fatto, dai un'occhiata alla playlist sui modi di dire che ti lascio proprio qui, dove troverai tutte le espressioni che abbiamo imparato finora. Oggi parliamo di chiudere un occhio. Allora, ma cosa vuol dire chiudere un occhio? Beh, questa espressione si utilizza quando chiedi a qualcuno, ad esempio, di ignorare un piccolo errore o un piccolo sbaglio, quindi di far finta di non vedere, magari un'infrazione o un piccolo errore. È un po' come dire: "Ah, non ti preoccupare, questa volta puoi passare." Immagina che un tuo amico arrivi tardi a una cena. Se è una cosa che capita raramente, gli puoi dire: "Oggi te la faccio passare." Chiudere un occhio. In quel caso, quindi, stai facendo finta di non notare il suo ritardo, perché è un piccolo errore che non ti disturba tanto. Supponiamo che tu stia facendo un esame con un tuo compagno di classe. Guardi di nascosto le risposte del vicino. Il professore vede tutto, ma decide di non dire nulla e pensa: vabbè, oggi chiudo un occhio. In questo caso il professore sta ignorando la situazione, quindi decide di non fare troppo casino. Immagina di essere a lavoro e il tuo collega fa una gaffe. Magari manda un'email con un errore, ma è troppo imbarazzato per correggerlo. Se sei un collega comprensivo, gli puoi dire: "Ma non ti preoccupare, chiuderò un occhio." Così lo fai sentire meglio, perché non si tratta poi di un grande problema. Ma da dove viene questa espressione? Chiudere un occhio ha a che fare col concetto di far finta di non vedere una marachella o un errore. In passato si diceva che chi chiudeva un occhio non vedeva più la cosa che lo infastidiva. È un po' come fare uno sconto su qualcosa che non è poi così grave. L'origine dell'espressione deriva da un comportamento di tolleranza, come quando qualcuno decide di non punire un piccolo errore o di non reagire a una situazione che non è poi così grave. Chiudere un occhio è un modo gentile di far finta di non vedere. Quindi la prossima volta che qualcuno ti fa un piccolo dispetto o che fa un errore che non ti infastidisce troppo, ricordati che puoi dire: chiudo un occhio oggi. Così non solo dimostrerai di conoscere un modo di dire tutto italiano, ma dimostrerai anche di essere una persona comprensiva e tollerante. Immaginati la faccia delle persone quando ti sentiranno usare questa espressione. Beh, se ti è piaciuto questo modo di dire, non perderti tutti quelli che abbiamo spiegato finora. Infatti, la settimana scorsa abbiamo parlato del modo di dire arrampicarsi sugli specchi, che utilizziamo quando cerchiamo qualsiasi scusa per giustificare una situazione ingiustificabile. Quello ancora prima abbiamo parlato del modo di dire non ci piove, che utilizziamo per dire che qualcosa è innegabile, certo ed è sicuro. Quella ancora prima abbiamo utilizzato l'espressione essere al verde, che utilizziamo quando non abbiamo più soldi, portafoglio vuoto. Quella ancora prima abbiamo utilizzato l'espressione acqua in bocca. La usiamo infatti quando vogliamo dire a qualcuno di non rivelare un segreto. E infine, quella ancora prima abbiamo utilizzato l'espressione a occhio e croce, utilizzata per fare una misurazione approssimativa. Beh, per oggi è tutto, rimani connesso, segui la playlist, iscriviti al canale, non perderti nemmeno un nuovo modo di dire. Ricordati che ne pubblico uno nuovo ogni martedì, solo per te. Impara l'italiano assieme a me, iscriviti al mio canale, ti aspetto e soprattutto, se hai qualsiasi domanda o qualsiasi dubbio, scrivimelo nei commenti, sarei felicissima di poterti rispondere. Ciao, ci vediamo al prossimo modo di dire.